Allora, voglio darvi alcune nozioni che mi sono state richieste come commenti al di sotto dei miei video, delle mie video spiegazioni, ecco. Mi avete richiesto, se possibile, diciamo, fare un video riguardo al pH. Allora, quindi prima di tutto parliamo di che cos'è il pH. Il pH è praticamente una misura dell'acidità, ok? Con il pH noi sappiamo quanto è acido un prodotto e quindi parliamo naturalmente degli impasti e soprattutto del nostro lievito madre, ok? Il lievito madre naturalmente deve avere un range di pH, diciamo, in base a che cosa sta facendo. Parliamo della scala del pH, ecco, man mano che cresce non è più acido, ma al contrario è più basico. Per cui se ho un lievito che è 4,5 significa che è molto meno acido rispetto a un lievito che è 3,9 dopo il riposo. E questo è il punto. Il pH ha una scala per il nostro lievito, diciamo che va, diciamo, dai 3,5 ai 6, diciamo, però comunque noi ci basiamo su queste cose, diciamo, quando rinfreschiamo molto il lievito, più di 5, diciamo, perché comunque mettiamo molta acqua, farina, eccetera, quando vogliamo farlo lavorare molto, quando magari dopo il riposo notturno o anche quando torniamo dalle vacanze, può capitare che addirittura arrivi, allora magari dopo il riposo notturno sarà a 3,9, ok, può essere. Però magari andiamo via una settimana, eccetera, magari non lo mettiamo in cantinetta, ma lo mettiamo in frigorifero e lì arriva magari a 3,6. Poi non c'è problema, lì è una questione soltanto di fare rinfreschi, sui rinfreschi poi quando si arriva di fare il bagnetto se è una madre solida e andare avanti un attimo con i rinfreschi. Ma se è stato a riposo tutta notte, ad esempio, dovrebbe avere un range di pH partiamo da una normalità di 3,9, diciamo, fino a 4,10, 4,20, quindi vi consiglio, se avete magari un lievito a 4,3, di aspettare un attimo a fare il rinfresco. Ecco, poi naturalmente dipende, perché bisogna anche vedere lo stato del lievito. Se non ha acidificato e comunque è molto, diciamo, si vede sta collassando, eccetera, più di tanto non va a acidificare, quindi è inutile anche aspettare, ecco. Però naturalmente potete darvi un attimo più di tempo per farlo acidificare un attimino di più. Se vedete che comunque non è ancora collassato, eccetera, aspettate che arrivi, diciamo, sui 4 almeno, ecco, per fare un rinfresco, ecco. Poi naturalmente non potete tenerlo una giornata ad aspettare che arrivi sui 4 se ha dei problemi di acidificazione, questo è scontato, ecco. Poi un'altra cosa, altrimenti che cosa può succedere? Lì succede che magari voi fornite praticamente della farina, quindi il lievito ha praticamente qualcosa di cui nutrirsi, ma non ne ha ancora bisogno, quindi comunque si nutre, ma poi la volta successiva magari il pH può essere sempre più alto e poi comunque andate diciamo a trasformare pian piano il lievito solo in acqua e farina, perché comunque poi non acidifica, acidifica sempre di meno e quindi c'è sempre meno lievito all'interno della massa. Quindi per questo dobbiamo un attimo attendere che acidifichi, ecco, che sia su 4, 4,10 magari può anche andare bene, ma se noi andiamo sempre a rinfrescarlo a 4,2 non lo facciamo acidificare abbastanza, ecco. Ad esempio invece quando facciamo un passaggio a caldo e dobbiamo, diciamo, attendere l'acidificazione, aspettiamo che arrivi a 4, ecco, 4,10, anche lì. A 4,1 possiamo già rinfrescare, diciamo, per metterlo a riposo notturno, ok? Va benissimo. Un'altra cosa è invece quando è giusto panificare, ok? Panificare quando
l'acidità del nostro lievito è a 4.2, una media così, perché c'è chi panifica a 4.1, chi panifica anche a 4.3, si può fare comunque in entrambi i casi, a 4.1, a 4.3. Io di solito panifico a 4.2, mi sembra una buona media di acidità del lievito per poter entrare all'interno dell'impasto. Poi bisogna sempre vedere anche quanto lievito si mette all'interno di quell'impasto e anche che tipo di impasto è, perché alcuni impasti richiedono magari meno acidità. Ad esempio con il pandoro non arrivo assolutamente ad avere magari il 4.1, magari parto anche con 4.3, perché voglio un lievito più dolce, più leggero, meno acido, ecco, per quel prodotto. Uno strumento molto utile naturalmente per misurare il pH, cos'è il pH-metro? Il pH-metro è utile, naturalmente non è indispensabile, perché comunque non voglio dire che il pH-metro sia indispensabile, è una delle cose, è uno degli strumenti che ci possono servire per conoscere come si comporta il nostro lievito, ok? Tramite il pH-metro noi possiamo sapere come si comporta magari a caldo oppure nel passaggio in cantinetta, ma possiamo capire quanto acidifica, ok? Non possiamo però sapere cosa? Una cosa importante, la cosa più importante. La cosa più importante è sapere se il nostro lievito sta tendendo ad essere lattico oppure ad essere acetico, ok? Questa è la cosa che dobbiamo capire, è fondamentale e non si può capire tramite il pH-metro. Quello ci dà soltanto un range di acidità totale degli acidi che ci sono all'interno del nostro lievito madre. Quindi per cui possiamo comunque con il pH-metro sapere certamente quando è il punto giusto per panificare. Naturalmente anche a vista si può capire quando è il punto giusto, se il nostro lievito triplica, per esempio, andiamo a utilizzarlo prima che triplichi, ok? O al raddoppio oppure 2 volte e mezzo, in base al prodotto che voglio fare, in base a com'è anche il nostro lievito. Naturalmente, se ho un lievito che non triplica e raddoppia solamente, non posso dirvi di aspettare le 2 volte e mezzo perché non arriveranno oppure sarà troppo acido a quel punto. Naturalmente è un lievito da aggiustare a questo punto. Col primo impasto panettone, ad esempio, anche quando è triplicato o quadruplicato, io di solito lo uso al triplo, deve avere un certo pH, non deve avere un pH troppo basso più che altro, perché comunque sicuramente triplicando si abbasserà un po' rispetto all'inizio. Però ecco, magari dobbiamo cercare di stare in un range, se è più di 5 è ottima la cosa, quindi va tutto bene e sappiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Quando comincia a essere a 4.8 è già molto basso come acidità e c'è qualcosina che non va, da aggiustare un po' riguardo o all'impasto oppure al lievito. E quindi ci dà comunque questo allarme, nel senso, cavoli, se ho un pH di 4.7 e devo fare 10 panettoni, vi consiglio io di non impastare normalmente, comunque dovrete fare qualche modifica che solitamente sono i professionisti che sanno fare, sanno gestire queste cose, perché comunque ci sono da fare delle modifiche molto sostanziali per far andare bene poi il resto, e altrimenti, perché non abbia poi troppa acidità, che non si porti appresso troppa acidità perché poi ce la ritroviamo nel prodotto finito, perché poi acidificherà molto anche il secondo impasto e quindi avremo troppa acidità lattica o acetica.
ci ritroveremo con qualcosa che non va del panettone, quello già a priori lo sappiamo. Però ecco, io vi ho detto la mia sul pH-metro. Io lo utilizzo spesso anche, prima di tutto per gli impasti col lievito madre, ma soprattutto sul primo impasto del panettone, ecco, perché ad esempio lì diciamo che andiamo un po' sul sicuro, prima di tutto ad impastare, sappiamo il punto giusto da cui partire. Quindi quando abbiamo un pH di 4.2 noi sappiamo che possiamo utilizzare quel lievito che naturalmente sta bene, perché non è solo questione di pH, ma è una questione anche di salute del lievito per avere un buon risultato, perché comunque tante persone non hanno il pH-metro eppure fanno comunque dei prodotti buonissimi perché naturalmente anche tramite i nostri sensi possiamo riconoscere il lievito se ha qualcosa che non va naturalmente. Ve l'ho già detto e naturalmente anche tramite queste cose il pH-metro non puoi sapere diciamo con il pH-metro se il lievito sta bene o sta male o deve essere aggiustato diciamo in qualche parametro. Però ecco, è una buona cosa, uno strumento per vedere come si comporta il vostro lievito, ok? Quindi diciamo come si comporta anche se fate qualcosa di diverso e comunque potete tenerlo sotto controllo. Io lo utilizzo spesso, quindi sì, se siete, diciamo, degli appassionati di lievito madre o di prodotti con questa cosa potete utilizzarlo non solo con il lievito madre, ma anche se fate un prefermento con lievito di birra come la Viga, ad esempio, potete naturalmente tenere sotto controllo inizialmente quanto è il pH e poi anche alla fine naturalmente, quindi per vedere naturalmente quanto ha lavorato, ok? Se ha acidificato abbastanza si può già utilizzare, ok? Perché spesso magari non si può vedere subito dalla lievitazione, naturalmente se non è una birra che diciamo lievita tanto, ad esempio, magari uno viene il dubbio, ma ha lavorato? Non ha lavorato? Utilizzi il pH-metro e vedi che comunque ha lavorato, altrimenti è come all'inizio, diciamo. Quindi mi sento comunque di consigliarvelo come strumento. Vi lascio poi sotto in descrizione un link dove potete trovare nel mio spazio Amazon alcuni pH-metri, naturalmente ce ne sono alcuni di altissima qualità e altri comunque che sono validi ma magari un pochino più economici. Quindi posso lasciarvi anche questo link così da vedere, ci sono anche prodotti naturalmente per fare la calibrazione perché comunque va calibrato il pH-metro di solito ogni 10 giorni se si utilizza molto frequentemente 10-15 giorni va calibrato ma solitamente ha una spia che esce e che richiede questa cosa quindi non ci sono problemi io consiglio comunque di calibrarlo una volta ogni 15 giorni ecco così almeno siete un po' sicuri ci sono anche le soluzioni quindi per poterlo calibrare e così potete vedere tutto. E spero di avervi detto tutto. Naturalmente scrivete nei commenti qualsiasi vostro dubbio, vi risponderò naturalmente. Vi do appuntamento alla prossima.